Bentrovati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Andiamo subito a vedere l'occorrente. Vi avviso solo che è un progetto basico, molto facile, quindi anche per chi ha poca esperienza è perfetto. Intanto vi serve un uncinetto numero 9, un paio di forbici e il metro. Ora vediamo un attimo il filato. Questo filato, come tutti quelli che uso, li trovate sul sito di Filati Discount. Come vedete qua c'è il link, ma non vi preoccupate, cercherò di mettervi anche il link diretto. Stiamo parlando del Stovlen. Ha diversi colori, ma in questo caso io vado ad utilizzare il Lavio. Abbiamo 100 grammi di prodotto ed è un 100% merinos irrestringibile. È morbido, morbido, morbido. Poi oltre a questo anche il modo in cui viene lavorato, parliamo di uno stoppino, quindi il filato esplode proprio tra le mani. Sono, come ho detto prima, 100 grammi e abbiamo 80 metri. Perché vi faccio notare che è un filato molto spesso. Devo dire che è il filato più spesso che io abbia mai lavorato, a parte le fettucce che si usano per le borse. Consigliati i ferri 12-15, uncinetto 10-12. Io utilizzo il 9 perché, come sapete, ho la mano molto morbida, quindi vi consiglio di provarlo. In base alla vostra mano utilizzate l'uncinetto più adatto. Iniziamo subito. Come ho detto prima, è la prima volta che utilizzo un filato così spesso, quindi sono veramente curiosa di come si lavora. Vedete, avete la possibilità di lavorarlo dall'interno oppure se no dall'esterno. Adesso vediamo dall'interno se si lavora bene. Comunque parliamo sempre di uno stoppino. Io come vi dico di solito, cercate sempre di trovare il capietto dove il filato si apre meno. Vedete, questo, se io lo lavoro così, mi si apre un po' di più, al contrario se lo prendo all'interno viene più chiuso. Però non è uno stoppino unico, ma sono bensì due filati arrotolati, anzi scusate, mi correggo, sono tre, mi sembravano due, sono tre filati formato stoppino che vengono arrotolati su di loro, quindi non c'è la difficoltà che il lavoro si apra. Bene, prendete l'uncinetto, andiamo a fare il nodino iniziale e andiamo a caricare morbide 20 catenelle più una per girare il lavoro. Mi sembra molto strano lavorare con un uncinetto così grande perché di solito, come sapete, utilizzo al massimo il 4 e mezzo. Mi raccomando, questa catenella non deve tirare, quindi cercate di utilizzare il filato molto liscio tra le dita, quindi non vi deve stringere. Dopo aver lavorato 20 catenelle, fate un'altra per iniziare il lavoro. Adesso dovete rientrare nella 20ª, prendete il filo e tiratelo direttamente. Quindi stiamo lavorando delle maglie bassissime. Entrate e tirate. Mi raccomando, lavorate largo. Per chi non ha la mano molto larga, bensì stretta, consiglio di mettere un numero ma anche due in più, quindi andate a lavorare anche con l'11 e 12, sempre in base alla vostra mano. Però con un filato così spesso, un uncinetto così grande, è veramente divertente fare un progetto come questo. Qualcuno dirà, ma è difficile da trovare un filato così spesso e anche un uncinetto. Sì, assolutamente avete ragione, ma non vi preoccupate perché fra poco vi darò i centimetri, quindi potete utilizzare anche un filato più sottile e adattarlo a questo progetto. Oppure potete divertirvi con più filati insieme, ma anche più colori. Arriviamo in fondo, come vedete, faccio anche l'ultima. Punto catenella per chiudere, stringete un po', girate il lavoro, entrate nell'ultimo punto fatto, prendete il filo e uscite. Vedete? Però notate che io non prendo il punto in pieno, cioè non lo prendo così, ok? Bensì prendo solo la costina esterna. Il discorso è sempre lo stesso, dovete lavorare largo, prendendo sempre la costina esterna. Quindi facciamo dei giri di maglia bassissima lavorata in costa dietro.
È facilissimo, quindi è per questo che dico che è un progetto adatto anche alle persone con pochissima esperienza. Adesso vi do anche i centimetri, finisco questa riga e vi do i centimetri. Adesso vi do i centimetri. Sono circa 22 centimetri e mezzo di lunghezza, che in realtà diventerà la nostra altezza del cappello, perché andiamo a fare un cappello. Ora vi faccio vedere la chiusura l'ultima volta. Sono quindi arrivate in fondo, quindi un punto catenella, leggermente lo tirate, entrate nella costa dietro, quindi non quella verso di noi ma l'altra, quindi quella esterna, maglia bassissima, e tornate indietro. Dovete fare diverse righe. Io non vi sto a dire il numero delle righe, ma ora vi finisco il pannello insomma del mio cappello e vi darò le misure in centimetri, così lo adeguate a qualsiasi filato e uncinetto. Eccolo qui il pannello lavorato. Sembra piccolo, però non è così. Vi ridò le misure, sono circa 22 centimetri e mezzo, come abbiamo detto prima. Adesso vediamo per quanto ho lavorato. Non vi do il numero delle righe perché non ha importanza. Ho lavorato per circa 30 centimetri, però c'è la magia di questo punto, guardate. Essendo un punto elastico, guardate quanto si allarga. Sono arrivata a più di 60 centimetri. Voi dovete fare questa cosa con il vostro pannello, con il vostro lavoro, perché essendo un cappello deve superare come minimo i 55 centimetri. Cioè, adesso quando noi lo andremo a chiudere in questa maniera, il cappello deve essere indossato comodamente. Quindi mi raccomando, fate questo lavoro qui, lavorate il pannello, poi lo tirate e capite quanto dovete ancora lavorare oppure vi dovete fermare. Dopo aver fatto il vostro pannello, quindi siete arrivate alla misura insomma che desiderate, fate il punto catenella, prendete la costina come al solito, semplicemente io ho esagerato, l'ho stretta troppo. Adesso andate sulla catenella iniziale e prendete anche la costina dall'altra parte e fate praticamente delle maglie bassissime. Semplicemente andiamo a chiudere il nostro pannello, quindi andiamo a formare già il nostro cappello. Fate questo fino ad arrivare qui in fondo. Arrivati in fondo andiamo a fare un punto catenella e andiamo a fare un altro lavoro. Praticamente entrate qui tra un punto e l'altro, non andate a seguire le righe, semplicemente vedete tra una costina e l'altra. Dimenticavo, vedete che questo punto a guardarlo così sembra lavorato ai ferri, e anche adesso mi sfugge, quando si lavora ai ferri una maglia sul davanti una sul dietro, di solito si fanno i polsini, vedete, è lo stesso trama, quindi veramente molto molto bello. Adesso andate, quindi come dicevo prima, entrate proprio nel lavoro e andate a fare delle maglie bassissime. In questa maniera succede che andiamo già a stringere un po' il lavoro su, quindi non andiamo subito a cucire con ago e filo per andare a ristringere, quindi a chiudere il cappello, ma andiamo facendolo all'uncinetto, lavorando queste maglie bassissime, vedete? Poi il prossimo giro andremo a stringere ancora di più. Guardate, arriviamo qua, io entro qui perché la distanza è un po' troppo grande, poi succede questo, prendo anche la seconda e faccio delle diminuzioni, quindi passaggio tramite 3, poi prendo la prima, prendo anche la seconda, un passaggio, 2 e 3, quindi primo, secondo, vedete, e un po' si stringe, sempre maglie bassissime. Adesso voi come notate non sono andata a chiudere, sono andata a lavorare in spirale, quindi lavorate e chiudete il più possibile. Quando arrivate che è veramente stretto, ago e filo e chiudete il cappello.
Io ho stretto il più possibile facendo le diminuzioni. Adesso l'ultimo passaggio lo facciamo con l'ago. Eccolo qua. Semplicemente fate un po' di nodini in questa maniera qui, bloccate e stringete il tutto. Io qui ho il cappietto iniziale, quindi vado col filo fin là, faccio un nodo gigante e fisso il tutto. Adesso, per chi desidera mettere sui pompon, ci sono diversi metodi. Potete mettere un bottone qua praticamente, e dopodiché attaccate, fate passare il pompon dall'altra parte qui e lo fissate, o semplicemente lo cucite. Io ancora non ho deciso, quindi intanto il progetto è finito, poi se volete decorarlo con un pompon, con un fiore o qualcos'altro, decidete voi. È molto 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 basico, va bene per qualsiasi persona, anche per chi ha poca esperienza come progetto, perché è molto facile. Il sopra è questo, sembra quasi un fiore, non è fatto apposta. Poi a chi non piace questo passaggio, perché non si trova bene, quindi non gli piace, semplicemente lavora questa parte molto più lunga, quindi la lavorate più lunga e la cucite qua stretta bene. Oppure chi vuole fare il rivolto in questa maniera, questa parte dovrà essere un po' più lunga, se no questo è per un bimbi. Vedete? Io non lo volevo, quindi l'ho lasciato semplice. Qui c'è la cucitura, è leggermente visibile perché la barretta è un po' più importante. Se la facevamo da questa parte era un po' troppo la distanza tra un punto e l'altro, quindi per quanto mi riguarda va bene così. Adesso lo indosso, mi faccio qualche foto e speriamo che vi piaccia. Eccolo indossato il mio progetto. È un progetto, uno di quelli super mega veloci, veramente ci vuole dai 40 minuti a un'ora, ma proprio lavorandolo con calma, perché parliamo di un filato molto spesso, un filato che si lavora dal numero 10 in su. Io l'ho lavorato col 9, vedete che comunque mi sta molto largo, molto comodo, ma perché ho la mano molto larga, voi sapete questo, quindi consiglio sempre di provare voi stesse l'uncinetto, poi decidere. Per chi non ce l'ha un filato come questo in casa e lo vorrebbe fare subito questo cappellino, gli consiglio di mettere un po' più di fili insieme, anche 3-4. Sicuramente poi ci sarà difficoltà nel mantenerli tutti insieme, però è divertente, insomma, vi dovete divertire. Si parte con una catenella, la mia è lunga 20 catenelle ma anche 22 cm, è abbastanza corto, non è molto coprente, è comunque un progetto elastico sia in larghezza ma anche in lunghezza, quindi se pensate di desiderare un cappellino un po' più lungo, un po' più comodo, che non vi sia così stretto, vi consiglio di mettere qualche centimetro in più, perché non guasta mai. È semplice, non ha il rivoltino, ma se lo volete è da fare, quindi con qualche catenella in più. Si lavora sempre a maglia bassissima in costa dietro e si lavora finché voi desiderate, nel senso, io indosso sempre i capelli molto comodi, vedete che è molto largo, e dopo in base ai vostri gusti decidete voi, insomma. Potete anche allestirlo con un fiore, con il pompon, con quello che desiderate. Mi è avanzato del filato che purtroppo non ce l'ho vicino, è appoggiato sul tavolo del lavoro, quindi riuscite già con un gomitolo a creare sia il cappellino che il pompon. Bene, credo di avervi detto tutto, spero insomma che vi sia utile, mi dispiace che non sia uscito per questo Natale perché sarebbe stato un ideale come regalo, perché è facile, veloce e soprattutto comodo, e poi non ha dei punti esagerati, quindi va bene, come dire, per qualsiasi persona, da un maschio a una femmina, ma anche per chi ha un gusto un po' più elegante, chi ha dei gusti un po' più sportivi, un po' più casual.
Purtroppo non sono riuscita, ma non fa niente, rimarrà sul canale per il prossimo Natale, quindi ci portiamo molto molto in avanti. Bene, io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.